Salve a tutti, bentornati. Oggi parliamo di navigazione durante i viaggi. Navigazione non in senso... vabbè. Mi hanno chiesto spesso che sistema utilizzo per arrivare da un punto A a un punto B durante i nostri viaggi. Se avete fatto caso sui video fatti sulle clip fatte sulla motocicletta, si vede chiaramente un TomTom Rider 550. In questo periodo è importante parlare di questo tipo di argomentazione perché spesso si può cadere in vari errori, soprattutto nell'acquisto di altri sistemi o di alternative da usare durante i viaggi. Abbiamo di fatto diversi tipi di alternative. Le cartine, che ormai sostanzialmente utilizzano davvero in pochi, ma che rimane ancora un sistema secondo me affascinante di viaggio. Io le ho utilizzate in passato, utilizzavo quelle perché avevo solo quelle, ma poi chiaramente piano piano il sistema si è evoluto e sono nati i cosiddetti navigatori satellitari. Nel mondo della navigazione le case costruttrici di navigatori per eccellenza sono state Garmin e TomTom. Questi due sistemi utilizzano un sistema di tracciatura mappe uno diverso dall'altro. Garmin più o meno funziona con le mappe OpenStreetHere e invece TomTom utilizza un sistema di navigazione tipico di TomTom. Perché all'epoca io ho scelto di comprare un TomTom? Perché mi dava quel tipo di tecnologie che io ricercavo. Il TomTom 550 deriva dal 400, un sistema che è stato sicuramente molto valido e che tuttora molti motociclisti utilizzano, ma che chiaramente è stato superato dal 550, che è stato dotato di un processore più potente che elabora le informazioni in maniera più veloce e che ti dà quindi la sicurezza di avere una traccia sempre fresca e sempre pronta all'uso. In più il TomTom 550 gode della tecnologia Wi-Fi che ti permette di collegarti attraverso il server di TomTom, quindi lavorare su una traccia su un computer o anche sul telefonino attraverso l'applicazione, o meglio la pagina web plan.tomtom, ora non mi ricordo bene, devo essere sincero perché è cambiata da poco, lavorare su queste tracce e poi sostanzialmente ritrovartele direttamente sul TomTom quando connesso a internet. Quindi quando tu accendi il TomTom e lo connetti a una fonte internet, il TomTom riceve quelle che sono i percorsi che tu hai elaborato a casa o da qualsiasi altra parte tu ti trovi. Garmin invece è un sistema che io all'epoca ho considerato parecchio. All'epoca c'era lo Zumo 396, alcuni miei amici, tra cui che saluto, non lo sanno di chi sto parlando sentendo questo video, utilizzano lo Zumo 660 addirittura, quindi un sistema ancora un po' più vecchiotto, ma che tutt'oggi è un sistema assolutamente valido. Mi ricordo nel 2019, quando siamo andati con i nostri amici in Armenia, il nostro tour leader Zeno utilizzava e utilizza tuttora uno Zumo 660. Diversamente da TomTom ha la possibilità di caricare delle mappe OpenStreet, quindi quelle che si trovano in rete, e di caricare tracce che sono navigabili a vista, per esempio su percorsi sterrati, su deserti, eccetera eccetera. Personalmente io non ho scelto Garmin perché TomTom mi dava quel tipo di sensazione tecnologica peculiare di uno smanettone, perché effettivamente io mi riconosco nella categoria un po' degli smanettoni, quindi quelli che piacciono cose fighette, le tecnologie nuove. È qualcosa che mi ha sempre un po' attirato e che mi ha portato all'acquisto del TomTom. Purtroppo ho scoperto che TomTom in alcune parti del mondo non funziona. Ho scritto al servizio clienti, i quali mi hanno confermato che in alcuni posti dove io vorrei recarmi tra qualche mese, in realtà l'anno prossimo, le mappe TomTom non funzionano. Quindi ho dovuto fare una scelta tecnica, avvalermi del TomTom fino a dove arrivava praticamente, cambiare navigatore oppure acquistare uno di questi nuovi CarPlay che oggi si vedono tanto in giro, che sono tanto sponsorizzati su YouTube. Bene, la mia scelta è ricaduta un'altra volta sul navigatore, stavolta sul Garmin XT da 5,5 pollici, che è questo. L'ho appena comprato, lo sto studiando e devo essere sincero,
ha delle caratteristiche che non voglio neanche elencare perché su YouTube troverete migliaia di video di recensioni e roba varia. Vi faccio giusto un cenno: la peculiarità di Garmin XT è che puoi lavorare le tracce, i percorsi e anche dall'app web, dalla pagina web MyRoute App Web, e puoi lavorare con la pagina Basecamp, crei le tue tracce, crei i tuoi percorsi. È un pochino più tecnico, più complicato. La particolarità di Garmin è che funziona in tutto il mondo. Non esiste una parte del mondo dove Garmin non copra, che sia deserto, che sia l'Arabia Saudita, che sia il Myanmar o qualsiasi altro paese asiatico, un paese scoperto, per esempio la TomTom. Garmin funzionerà sempre, e questo è sicuro. Perché? Perché le mappe OpenStreet sono delle mappe create da degli utenti che condividono le caratteristiche topografiche di un'area geografica e le mettono a disposizione in maniera gratuita sul web. Ci sono vari sistemi per scaricarle, non sto qua a fare un video sega per spiegarvi come si fa, anche perché non ne sono in grado, sono da poco utente, so già utilizzarlo per carità, ma non mi sento nella condizione di dovervi insegnare nulla rispetto a quello che potete già trovare online. Perché questo video? Perché mi sono trovato nella condizione di dover decidere un eventuale acquisto di un CarPlay di questi qua che si vedono parecchio in giro, quindi parlo di Cellular Line, CarPuride, altri di cui non ricordo neanche il nome. Questi sistemi sostanzialmente emulano quella che è la navigazione del cellulare o le app del cellulare e le trasferiscono sul display di questi sistemi qua. Alcuni sono compatibili anche con il rotellone della navigazione delle BMW più recenti. Per carità, non metto in dubbio la qualità di questi prodotti qui, però ho fatto delle valutazioni e a fronte di praticamente quasi la stessa spesa, anzi in realtà il Garmin costa un po' di più, ho deciso di attendere l'acquisto di un CarPlay a data successiva. Questo perché sono convinto che i CarPlay siano il futuro della navigazione, perché è una tecnologia che si sta parecchio evolvendo con una rapidità mostruosa. La connettività col telefono però rimane un limite che può essere visto sia come un vantaggio che come uno svantaggio. Personalmente io ho valutato più gli svantaggi, cioè dire io preferisco dividere quello che è l'uso del telefono rispetto all'uso della navigazione, cioè dire se io perdo il telefono mi si rompe, me lo rubano o qualsiasi altra situazione, ho comunque il navigatore che mi porta a casa o che mi porta al punto in cui devo arrivare. Se perdo il navigatore, io ho comunque il telefono, quindi posso attaccare il telefono sul manubrio e posso arrivare con le mappe offline, che chiaramente precarico prima di partire, ed avere un sistema di riserva. A questo punto qualcuno potrebbe dire, beh, potresti direttamente usare il telefono, attaccarlo alla fonte di corrente e usarlo fino a quando arrivi. Sì, questo potrebbe essere un discorso molto valido, caricando per esempio, io uso MyRoute App, che è l'app del telefono collegata a MyRoute Web Planner, e quindi io potrei essere già avvantaggiato, ma il problema, oppure Osmand per carità, oppure Maps.me, ci sono tanti sistemi di navigazione del telefono offline. Google stesso ti dà la possibilità di navigare offline, ma il problema è un altro. E il problema è sempre quello di avere un telefono collegato a una fonte di energia, e il telefono inevitabilmente non nasce per questa motivazione qua. Molti motociclisti sostanzialmente riescono a fare questo tipo di viaggi comprando per esempio un telefono, questi rugged, ovvero con una batteria molto potente, una visibilità sotto il sole parecchio importante, nati per questo tipo di scopo. Io chiaramente usando Apple, ma anche se usassi Android, non mi va di affidare questo tipo di, chiamiamolo sforzo, di calcolo o di connessione, perché il telefono dal mio punto di vista nasce per essere telefono, le app, WhatsApp, eccetera eccetera. Per la navigazione preferisco ancora utilizzare un sistema che mi dia la certezza che sia nato per quel motivo lì. Altra cosa, questi sistemi qui nuovi di emulazione del telefono su questo display
dal mio punto di vista sono anche un minimo di fonte di distrazione, cioè a me della notifica di WhatsApp mentre guido può interessare anche poco, però il fatto di mettere giù lo sguardo per quel momento o comunque di dover riporre la vista sul display più del dovuto rispetto alla navigazione, personalmente la ritengo una cosa un po' pericolosa, o meglio abbassa quella soglia di sicurezza che è già bassa di suo guidando una motocicletta. Quindi non voglio che il mio livello di attenzione scenda rispetto a quello che già è. Questo è il mio punto di vista. Attualmente io quindi ho scelto di navigare ancora con un classico navigatore, cosa che personalmente vi consiglio. È pur vero che adesso le motociclette nuove, soprattutto quelle nuovissime, hanno già un sistema di CarPlay, riescono ad avere sul cockpit della strumentazione delle informazioni in più, temperatura, pressione gomme, eccetera eccetera eccetera, e soprattutto la navigazione. Per esempio, se non ricordo male, adesso ne prendo una a caso, l'Africa Twin ha già la possibilità di emulare la mappa di navigazione sul display. Questa secondo me può essere anche una cosa intelligente, però allo stato attuale, secondo il mio punto di vista, il navigatore rimane comunque il navigatore. Ricordiamoci che se non hai il telefono carico, funzionante, sotto copertura, si può rompere qualsiasi cosa, quindi se non hai il telefono questi sistemi non funzionano. Se si rompe il navigatore, se lo perdi, se te lo rubano, hai di scorta il telefono. Se perdi comunque il telefono, hai il navigatore. Il telefono lo vai a ricomprare da qualsiasi parte, con 100 euro non lo trovi in tutto il mondo un telefono, ma il navigatore sei sicuro che lo trovi? E se hai un viaggio importante da fare, se devi arrivare, che ne so, il Medio Oriente, dove cavolo è che vai a trovarti le mappe? Le carichi qui, e offline sul telefono, per riserva. Se prima la lotta era, l'indecisione era tra telefono e navigatore, adesso si sono aggiunti anche i CarPlay che confondono ancora di più le idee a noi motociclisti. Io la mia idea ve l'ho data, io continuo con questi, spero di aver dato il mio contributo a un'eventuale vostra scelta, il mio punto di vista, e con questo vi saluto. Ciao! La strada in sella verso il mondo, odore di mare, caldo che scotta.